15 anni fa c'erano circa 3 o 4 grandi cliniche di medicina estetica. Davanti a queste cliniche arrivavano sempre file di autobus turistici, molti con le bende ancora in faccia. E oggi, proprio grazie alla K-Beauty, ci sono migliaia di cliniche di medicina estetica come quelle. Le cliniche di medicina estetica in Corea sono progettate in modo così bello che sembrano eleganti caffetterie e tutti sorridono e sono super gentili. Ovunque ci sono foto prima e dopo, sognando di diventare super bella come nelle pubblicità. Con la concorrenza tra cliniche, i prezzi non sono nemmeno così alti e se sei straniera puoi persino ricevere il rimborso IVA. Wow, suona come una favola, vero? Le cliniche di medicina estetica in Corea non sono semplici ospedali, sono vere e proprie aziende gestite come catene industriali. Andare in una clinica è facilissimo. A volte puoi essere trattata anche senza prenotazione. Appena arrivi parlerai con una coordinator. In Corea esiste proprio il lavoro di consulenza, si chiama coordinator, che ti consiglia i trattamenti estetici da fare. Scusa, ma a me fa ridere. E io sono coreana, ho visto tante terapie e ne ho fatto tante, quindi so riconoscere a cosa serve davvero. Quindi parlano con una persona come me, si concentrano solo sui prezzi e sugli sconti. Ti spiegano quanto possono farti di sconto e basta. Ma non ne sai nulla e ti affidi a loro, ti bombardano di trattamenti, ti fanno sentire in difetto e alla fine cedi. Anche chi ha una pelle perfetta o un viso stupendo, sotto quelle luci bianche, davanti a quegli specchi spietati e alle coordinator perfette come delle bambole, senti una pressione assurda. Come se qualcuno ti stesse sussurrando. Davvero pensi di essere ok così? Loro obiettivo? Convincerti a fare quanti più trattamenti possibile. Sono addestrate per questo. Tutto è studiato nei minimi dettagli. Più spendi, più guadagnano. Semplice. Quindi le cliniche assumono le coordinator più belle e usano il loro volto come strumento di marketing. Allora, circa 15 anni fa, quando andavo spesso in una clinica di dermatologica estetica in zona di Gangnam, c'erano circa 3 o 4 grandi cliniche di medicina estetica. Davanti a queste cliniche arrivavano sempre file di autobus turistici tutte le volte. Era pieno di persone arrivate dalla Cina solo per fare turismo estetico in Corea. Molti con le bende ancora in faccia. E oggi, proprio grazie alla K-Beauty, ci sono migliaia di cliniche di medicina estetica come quelle, forse anche decine di migliaia, è impossibile contarle tutte. Sono tutte in competizione per attirare clienti stranieri, quindi assumono tante coordinator che parlano più lingue. Perché? Perché gli stranieri di solito non sanno cosa aspettarsi ed è facile vendergli pacchetti con più trattamenti estetici e vengono in gruppi. Di solito il gonfiore ci mette tanto tempo a sparire e spesso la clinica minimalizza i problemi dicendo che è solo semplice gonfiore e quando se ne accorgono ormai sono tornate a casa, quindi non possono fare nulla contro la clinica. I coreani crescono vedendo, sentendo tutto su chirurgia e i trattamenti estetici. Esperienze positive e negative, esempi, storie, tutto. Anche tra le ragazze delle scuole medie ci sono già alcune che fanno chirurgia estetica, quindi sanno già cosa fare, dove farlo e quanto sia giusto spendere. Anche se vengono spinte dalle coordinator, sanno dire di no e fermarsi al momento giusto. Pur conoscendo tutto bene, a volte rischiano di cedere alla tentazione. Quindi bisogna sapere bene le informazioni dei trattamenti e avere la capacità di giudicare da sole. Ma sai qual è la cosa più inquietante? Quando ti sdrai sul lettino per un trattamento o un intervento, stai affidando il tuo corpo a qualcuno totalmente. Hai mai pensato che chi sarà davvero toccarti, a trattarti,
a usare aghi o bisturi su di te. Nelle grandi cliniche di medicina estetica che funzionano come fabbriche, i medici cambiano continuamente. A volte sono studenti di medicina, non qualificati. Ci sono anche medici fantasma. Hai mai sentito di medici fantasma? Non può succedere. Pensi così, no? Eppure succede davvero. Per un certo periodo in Corea ci sono stati vari casi gravi durante operazioni fatte da medici fantasma. Allora, per oggi ci fermiamo qui e nel prossimo video vi racconterò il resto. Se il mio video ti è stato utile, non dimenticare di mettere like e iscrivervi. Arrivederci!